Ciao a tutti! I produttori di auricolari True Wireless e di accessori per smartphone stanno rilasciando quasi ogni settimana un nuovo paio di auricolari open-ear. Non penso sia una moda del momento, quanto piuttosto una reale necessità di una buona fetta di utenti che desiderano utilizzare questo formato in diversi momenti della giornata. AceFast, che produce appunto accessori per smartphone e ha una linea di auricolari low cost, ha da qualche tempo introdotto una nuova serie di cuffie ed auricolari migliorando la qualità generale e di conseguenza livellando i prezzi verso una fascia più alta. Mi ha inviato queste AceFit Air da provare, per cui li ringrazio per aver dato il via a questa nuova collaborazione e come sempre, prima di capire meglio i pro e i contro, vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. In confezione, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, troviamo una guida rapida e le informazioni sulla sicurezza e garanzia e un cavo di ricarica USB-C USB-C. Sul cavo di ricarica spendo due parole più del solito. Prima di tutto è piatto, cosa che non si vede spesso, e secondo aspetto è molto lungo, circa 1 metro. Anche questa è una cosa strana considerando che di solito i cavi stanno nell'ordine dei 20-30 cm al massimo quando sono inclusi nella confezione. Per chiudere, sempre il cavo ha un lato girato di 90 gradi e ora capiremo il perché. La custodia infatti ha la porta USB-C di ricarica posta sul lato inferiore, motivo per cui il cavo piatto e l'estremità verticale aiutano a caricarle senza essere costretti a tenerle in una posizione troppo scomoda. Rimangono leggermente sollevate ma possono essere tenute su un piano senza particolari problemi. Le dimensioni di 7,8 x 6,2 x 2,4 cm e il peso totale di 58 grammi le rendono non solo piacevoli da maneggiare ma anche facili da trasportare, soprattutto grazie all'altezza contenuta. La custodia poi è identica su tutti i lati, ha questa scanalatura che corre lungo tutto il perimetro, ma per aprirla dovremo sempre guardare la scritta AceFast messa sul coperchio per capire il lato giusto. Per il resto è fatta bene, il materiale opaco non trattiene le impronte e tenerle in mano è piacevole. Se apriamo il coperchio e proviamo a muoverle in orizzontale o a fare una torsione, scopriamo che la cerniera è forte a sufficienza e che anche la costruzione è fatta bene, ulteriore segno questo di quanto vi dicevo in apertura. AceFast sta facendo prodotti di fascia più alta e questi aspetti lo dimostrano. Infine gli auricolari, che sono in posizione distesa e se presi dalla capsula possono essere portati alle orecchie con un movimento naturale. Il problema è che la capsula è incassata nella custodia e lo spazio tra le due capsule è risicato, motivo per cui chi ha le dita grandi potrebbe non essere in grado di prenderle dalla capsula ma dall'archetto e in questo modo dover fare più passaggi per indossarle. L'auricolare ha la forma classica delle open-ear, ma come l'ultimo modello che abbiamo visto sul canale ha delle dimensioni più contenute rispetto a quanto siamo abituati a vedere. È costituita dai soliti 3 elementi, quello posteriore che include la batteria e serve a bilanciare il peso con la parte anteriore, che invece racchiude il driver, e infine l'archetto, che nella porzione più piccola ha una dimensione di 0,7 mm, e vi dirò qualcosa di più a breve quando vi parlerò di come stanno una volta indossate. L'elemento più grande, quello centrale che contiene il driver, è anche l'elemento particolare di queste AceFit Air. Prima di tutto perché nella parte superiore, quella lucida, trova posto l'area touch e un LED di notifica bianco, oltre alla scritta AceFast bianco su bianco che risulta sì poco visibile ma è anche discreta e non sporca troppo il design. Nella parte interna dello stesso elemento vediamo poi la generosa apertura per il driver, protetta da questa griglia metallica, e le aperture per la gestione del flusso d'aria, anche queste protette da griglie metalliche. Infine i microfoni, che sono 2, sono posizionati in questo modo. Il primo nella parte superiore dell'elemento centrale vicino a questa griglia argento e il secondo nella parte inferiore dello stesso elemento centrale. Considerate che una volta indossate in questa posizione più o meno il primo sarà orientato verso l'orecchio e il secondo verso la bocca.
Indossandoli si notano due aspetti. Il primo è la leggerezza, perché con i 7,7 grammi sono tra i più leggeri del mercato, ma non i più leggeri in assoluto tra quelli che vi ho mostrato qui sul canale. Il secondo aspetto riguarda la copertura in silicone liquido, che in pratica avvolge tutto l'auricolare e va a contatto con la pelle. Questa è morbida e consente un grip e una stabilità eccellente dell'auricolare che una volta indossato e sistemato a dovere non si muove e non c'è verso di farlo spostare, a tutto vantaggio di chi fa attività fisica anche intensa. Ad ogni modo anche queste Ace Fit Air non sono esenti dal solito difetto, se così vogliamo chiamarlo, delle open ear, ovvero l'elemento posteriore. Ancorché questo è morbido, si aggancia al retro dell'orecchio ed esercita una leggera pressione qua dietro che ce le farà sempre percepire. L'ultimo aspetto che ho notato e voglio segnalarvi è riferito a come indossarle. L'arco e la capsula, come vedete, sono molto vicini e lo spazio per infilare l'orecchio è ridotto. Per questo motivo, per indossarle è necessario allargarle leggermente con indice e medio in questo modo. Detto comunque della stabilità eccellente, se siete degli sportivi potete usarle anche all'aperto e sotto una pioggia di media intensità grazie alle certificazioni IP54. L'applicazione Ace Fast è disponibile per iOS e Android e ha un look e un set di funzioni davvero minimal. Dopo aver eseguito la procedura di connessione allo smartphone, gli auricolari vengono riconosciuti automaticamente e nella schermata principale viene mostrata la percentuale di carica del destro e del sinistro e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Dal menu in alto a destra possiamo controllare eventuali aggiornamenti firmware, mentre nell'unica schermata a disposizione abbiamo due pulsanti. Il primo ci consente di modificare l'equalizzazione e il secondo i comandi touch. Per quanto riguarda le equalizzazioni ne abbiamo 3 predefinite a disposizione più la possibilità di crearne una personalizzata. Stop, fine, non abbiamo nient'altro. I comandi touch sono per fortuna abbastanza completi perché mettono a disposizione 4 azioni e diversi comandi che possiamo associare. La configurazione di fabbrica prevede la gestione del volume con il tocco singolo, lo alziamo dal destro e lo abbassiamo dal sinistro. Il doppio tocco è impostato sul comando di play e pausa, mentre il triplo tocco sulla gestione delle tracce audio, dove con il destro andiamo alla traccia successiva e con il sinistro a quella precedente. Infine il tocco prolungato, che su entrambi gli auricolari avvia l'assistente vocale. Non sono indicati i comandi per le chiamate vocali, ma leggendo sul manuale ho scoperto che con il doppio tocco possiamo rispondere o terminare una chiamata, mentre con il tocco prolungato possiamo rifiutarla. Anche in questo caso sarebbe bastata una semplice indicazione nell'app per evitare di dover cercare queste informazioni altrove. Di solito questi modelli mi sorprendono circa la profondità del suono e anche per la qualità. Queste Ace Fast sono secondo me leggermente indietro come qualità generale, nel senso che il suono è meno sbilanciato del solito e per questo risulta meno convincente. Il formato poi non aiuta, visto che per sua caratteristica fa passare rumori ambientali a discapito del sonoro, ma questa appunto è una caratteristica voluta, fatemi dire, e non un difetto. In merito alle specifiche tecniche, qui non abbiamo un comune driver dinamico quanto piuttosto un altoparlante a bobina mobile con 3 magneti, soluzione che se ricordate abbiamo visto già qualche settimana fa implementata in un altro auricolare dalla forma simile. Per darvi qualche indicazione in più posso dirvi che abbiamo bassi discreti e molto rapidi che non si riescono ad apprezzare appieno, mentre le voci sono quelle che spiccano di più per qualità, sono riprodotte bene e leggermente prominenti rispetto agli strumenti. Inoltre quelle femminili sono riprodotte meglio rispetto a quelle maschili, che proprio a causa di bassi non proprio al massimo rendono leggermente meno. Il suono comunque nel suo complesso non è malvagio, e la potenza erogata riesce a nascondere i suoni ambientali di sottofondo, mentre quelli più forti o comunque con una frequenza maggiore saranno sempre percepibili. Circa le equalizzazioni a disposizione invece non ci siamo. Bene la firma sonora di default, che poi è quella che uso sempre per i miei test, e bene anche quella personalizzata, che è l'unica, fatemi dire, che ha senso perché è quella che migliora
tra virgolette, le voci e soprattutto quella dei bassi restituiscono un suono poco naturale, difficile da ascoltare. Quindi se le volete acquistare o vorrete farlo, mantenete quella di default o agite su quella personalizzata, ancora meglio. Infine il volume, che a livello massimo è sopportabile e mai eccessivo, ma a questo proposito, se siete in cerca di qualcosa con un audio potente, guardate altrove. Considerando che sono state rilasciate da poco, dubito che qualcuno di voi possa già averle, ma comunque, se qualcuno è interessato all'acquisto, io consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione, che secondo me vi fa capire bene cosa vi ho raccontato finora e se poi volete fatemi sapere voi nei commenti le vostre sensazioni. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Dai test dei microfoni si capisce come questi siano di medio-buon livello. Se in condizioni tipiche da casa o ufficio i microfoni si comportano bene restituendo un audio abbastanza pulito, in condizioni di traffico sostenuto la voce viene in parte sovrastata dai rumori ambientali. Il nostro interlocutore riuscirà a sentirci, ma in alcune situazioni potrebbe fare un po' di fatica. Ad ogni modo vanno benissimo per essere utilizzati in situazioni di emergenza. AceFast dichiara una durata massima di 6 ore per la singola ricarica con il codec AC e il volume impostato al 60%. Al termine dei miei test con lo stesso codec e il volume impostato all'80% risulta una durata massima di poco inferiore alle 6 ore dichiarate. Non hanno la soppressione del rumore attiva e poiché secondo me sono poco adatte alle chiamate vocali non le ho testate in questa situazione, ma considerando le prestazioni normali dovrebbero attestarsi poco sotto le 5 ore. Anche perché in questo caso vengono attivati gli algoritmi di soppressione del rumore in chiamata che fanno diminuire la durata di una singola ricarica. La batteria inclusa nella custodia poi garantisce ulteriori 3 ricariche abbondanti per un totale reale molto vicino alle 25 ore dichiarate, mentre per quanto riguarda le tecnologie a supporto della ricarica, manca la ricarica wireless ovviamente, ma abbiamo quella rapida parziale che con 10 minuti ci dà fino a 2 ore di riproduzione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Sono leggere, compatte e hanno un design moderno anche se un po' anonimo. La custodia è anch'essa leggera e dalle forme affusolate che ci permette di portarle con noi in ogni condizione. Hanno una batteria di discreta durata e dei microfoni che in caso di estrema necessità possono essere utilizzati per fare chiamate vocali senza che il nostro interlocutore debba penare per capire che cosa stiamo dicendo. Infine il suono, che come vi ho detto prima ha dei bassi poco potenti, dei medi molto buoni e degli alti altrettanto soddisfacenti. Ad ogni modo trovate come consuetudine ormai i pro e i contro che ho rilevato durante i test, come ad esempio l'applicazione minimalista e qualche problema nell'indossarle. Il prezzo invece merita un discorso a parte. Posto che potete trovarle facilmente online e per questo motivo vi lascio come sempre il link in descrizione, dicevo che il prezzo merita un approfondimento perché grazie agli sconti potete portarle a casa per circa 70 euro, scontate appunto, ma questo le posiziona verso l'alto per prodotti di pari caratteristiche. Penso che un 5-10 euro in meno sarebbe stato un prezzo più a fuoco, sia per le caratteristiche tecniche sia per le prestazioni che offrono. In merito a questo tema vi consiglio di dare uno sguardo alle altre recensioni di prodotti similari già disponibili qui sul canale per capire meglio che cosa intendo dire. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e a mettere un like a questo video. Anche sulla fiducia, se pensate che il lavoro che sto portando avanti da più di un anno ormai possa esservi di aiuto nella scelta di un accessorio con il quale di solito passiamo molto tempo e che troppe volte viene invece pensato come un qualcosa di marginale. Vi aspetto di nuovo tra una settimana per scoprire delle in-ear monitor. Alla prossima!